Andiamo a presentare il professor Luigi Antonio Macri, che è il fondatore del Centro di Studi Teosofici Tetractis di Valle Fiorita a Catanzaro, già dirigente scolastico, fondatore di Ic et Magazine. Come scrittore si è occupato di redare Vibrazione e suono, strutture primordiali dell'universo. E poi Il percorso del Santo Graal, Giuseppe d'Arimatea e le Sante Marie del Mare. Ha tradotto in italiano il volume di Gina Rajadasa, La nuova umanità dell'intuizione. Professore, le cedo la parola. Grazie mille. Grazie. Buongiorno a tutti e permettetemi in via preliminare di ringraziare Andrea e Antonio per aver ormai da anni organizzato questo importante momento di confronto tra noi tutti. Io una presentazione sintetica me la faccio da solo perché vengo qui principalmente, al di là del centro studio Tetractis, come ricercatore spirituale, di persona che cerca di comprendere il rapporto tra il nostro essere e quello che ci circonda. E quindi il suono è il rapporto appunto con la musica, perché musica e suono sono due facce, diciamo, della stessa medaglia, come la vibrazione è un altro elemento universale che coinvolge noi come uomini, coinvolge la musica, coinvolge l'universo e coinvolge tutto. Quindi è un discorso che mi ha affascinato e per questo libro ho coinvolto un professore d'orchestra di Crotone che ha collaborato e ha trattato la parte del suono alchemico e ha messo delle cose, diciamo, tecniche dal punto di vista proprio musicale. E trattare il tema teosofia e musica, come vi dicevo prima, significa dover comprendere in via preliminare l'ambito nel quale noi ci muoviamo, laddove il suono e la vibrazione hanno una posizione centrale, evidentemente. La musica è la prima delle arti in quanto ha oggettivamente una comunicazione diretta, immediata. Anche la pittura e la scultura hanno un rapporto immediato con l'utente, ma la musica, direi, con le vibrazioni penetra concretamente nel nostro fisico, nei diversi livelli dei nostri corpi. E di questo vorrei cercare di dare qualche cenno, perché il tema è così ampio che ovviamente non intende essere esaustiva assolutamente questa comunicazione, ma solo dare degli spunti che poi possono essere spunti di approfondimento. Secondo me parlare di musica e di suono è come parlare del vento. C'è, lo sentiamo, ma non lo vediamo. È qualcosa che comunica direttamente dentro di noi, superando, come sappiamo, barriere linguistiche e confini geopolitici. Le differenze che ci sono, il suono le unisce. La definizione più semplice che possiamo trovare per il suono è che esso è un fenomeno fisico prodotto dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Possiamo comunque definire la vibrazione e il suono, come vi ho detto prima, come due facce di una stessa medaglia. Numerosi sono i riscontri scientifici che hanno dimostrato che il nostro corpo, come d'altronde ogni altro essere vivente, come pure ogni oggetto, ha specifiche vibrazioni e si sintonizza su varie frequenze. Questo concetto di base è necessario per comprendere il perché il nostro organismo sia così sensibile alla vibrazione sonora, ai suoni che hanno un profondo impatto sul nostro umore, sulle nostre emozioni, sulla nostra mente, ma anche sul nostro corpo e in via definitiva sulla nostra salute. La tecnologia per logos, ovvero la credenza che l'universo sia nato da un'espressione sonora del divino, la troviamo in quasi tutte le culture. Il suono presso le culture arcaiche era considerato una potenza primordiale,
creatrice dell'universo. La musica è cosmogonia, in quanto primo momento udibile manifestato nell'espressione dell'assoluto, del non manifesto. La manifestazione di ogni forma avviene per una capacità vibratoria, in particolare delle frequenze della stessa vibrazione, perché ogni elemento appare in virtù del numero di oscillazioni prodotte dal moto vibratorio. In sintesi, se muta il moto vibrazionale, muta l'elemento che si manifesta. E per questo motivo mitico, ma anche scientifico e fisico, che possiamo tranquillamente affermare che la vibrazione è alla base del principio creativo. Solo per fare alcuni esempi, gli antichi egizi rappresentavano il suono come il grido cosmico che il dio Tot era scagliato nel nulla all'inizio dei tempi, quando tutto è iniziato. Gli aborigeni australiani hanno nella loro tradizione il mito del rombo sonoro, inteso come evento primordiale, poiché dal suono di questo rombo primordiale è scaturito poi tutto l'universo. La tecnologia menfitica, andiamo alla terza diapositiva, no, questa siamo all'ultima, la terza, un po' indietro. La tecnologia menfitica, ad esempio, si riferisce a un testo religioso egizio, presumibilmente del III millennio a.C. È stato scoperto attraverso un'epigrafe del VII secolo a.C. Essa stabilisce la supremazia del dio di Menfi Ptah, che crea con il pensiero e la parola. In Brasile, per fare un altro esempio, la tribù degli Ultoto afferma che la parola diede origine al Padre, ovvero l'etere supremo celeste. In Polinesia, inoltre, il nome del demiurgo è Tao, la parola stessa che crea gli uomini e le cose. Quindi abbiamo diversi esempi. La prima ricerca sistematica sul suono per la disciplina che oggi chiamiamo acustica fu di Pitagora, che come sappiamo tutti fu tra i primi a fondare lo studio della musica su base matematica. Ovviamente ci vorrebbe un convegno solo su Pitagora per illustrare la genialità, le intuizioni, il lavoro, quello che ci è arrivato attraverso Ciambrico e attraverso pochi altri scritti, perché come sappiamo Pitagora non lasciò nulla rispetto a quello che aveva fatto. Andiamo avanti, poi abbiamo una carrellata molto veloce, Plinio il Vecchio, al quale viene attribuita la constatazione che la luce si propaga con una velocità di gran lunga superiore a quella del suono. Poi andiamo avanti con Tolomeo, invece, che ha intuito che l'altezza di un suono dipende da quelle che sono le proprietà meccaniche della sorgente sonora. Andando avanti abbiamo Galilei, fu il primo ad avviare uno studio sistematico e sperimentale dei fenomeni sonori, sulla natura del suono, sulle proprietà delle corde vibranti. In particolare ha riconosciuto nell'altezza di un suono un elemento che è legato alla vibrazione della sorgente sonora. Sono queste ovviamente informazioni molto sintetiche che non danno piena contezza dell'universo sonoro. Il suono, nel suo rapporto con il corpo, con il suo benessere, il suo equilibrio, è un mondo da scoprire molto, molto interessante per l'efficacia che può avere su di noi, certamente. Andiamo avanti. Ritengo che non possiamo parlare del rapporto tra teosofia e suono se non teniamo conto nelle linee generali dei centri energetici, i chakra, e in particolare, solo due ve ne presenterò, Vishuddha, il quinto chakra, e Anahata, il quarto chakra, detto anche il chakra del cuore. Questi elementi sono in estrema
in estrema connessione con la composizione settenaria dell'essere che vedremo più avanti, ma velocemente ovviamente. Andiamo avanti e vediamo adesso il Vishuddha e la Kasha. Tra i 7 centri energetici il chakra Vishuddha è associato a un elemento fisico, la gola, nel quale il suo elemento è Akasha, che in sanscrito possiamo tradurlo con etere, uno spazio sconfinato, cielo, che è simboleggiato dal colore blu. Il suono è un attributo di Akasha, per questo voglio partire da Akasha. Vi invito a leggere il significato del termine Akasha che troverete sul sito della Società Teosofica Italiana, una definizione ampia ed accurata. Ho riportato una prima parte che afferma testualmente che Akasha è la sottile essenza soprasensibile, spirituale, che pervade tutto lo spazio, la sostanza primordiale erroneamente identificata con l'etere, ma essa sta all'etere come lo spirito sta alla materia, o l'atma al kamarupa. Ed infatti lo spazio universale in cui giace strettamente congiunta l'estrema direzione dell'universo nei suoi aspetti sempre mutanti, sui piani della materia e dell'oggettività, e che da cui si irradia il primo logos o pensiero manifesto. È per tale motivo che si dice nel Purana che Akasha ha un unico attributo, e questo unico attributo è il suono, perché il suono non è altro che il simbolo espresso nel logos, cioè la parola, nel suo senso mistico. E questa è la definizione, l'inizio della definizione che poi continua nel sito della Società Teosofica. Tra i molti spunti che emergono da questo brano si evince il potere della parola, del logos giovanneo, che conosciamo tutti, del pensiero manifesto, che si evince anche quello che la fisica moderna definisce la materia oscura, qualcosa che unisce il tutto, ma che non sappiamo bene definire di che cosa possa essere composta. Attenzione però, perché Akasha, come si legge nel glossario, è la causa materiale del suono, è la causa materiale del suono sul piano psichico e spirituale, ma non su quello materiale, e ci torneremo su questo rapporto, tra questi due livelli di manifestazione del suono. È la sostanza primordiale. Quindi questo concetto, come vi ho appena detto, lo troveremo più avanti quando parleremo del chakra Anahata. Andiamo avanti con la diapositiva. Il chakra Vishuddha è particolarmente collegato alla yandere della tiroide. La sua parola chiave è comunicazione e si rapporta, come detto prima, con l'energia del suono, racchiudendo la capacità di ascoltare se stesso e gli altri, ma anche con la capacità da parte di ognuno di sviluppare il proprio lato creativo. Andiamo avanti e vediamo il chakra Anahata, che, come vi ho detto prima, può essere definito il chakra del cuore, in quanto collocato qui al centro dello sterno, all'incirca all'altezza della linea mediana orizzontale dei seni, e governa gli organi e gli arti che si trovano in questa zona del corpo. Quindi il cuore, il sistema circolatorio, i polmoni, il timo, gli arti superiori. Il termine sanscrito Anahata, e questo è anche molto interessante, e si ricollega alle splendide relazioni, comunicazioni che abbiamo sentito poc'anzi, ma anche ieri. Si ricollega, dicevo prima, significa Anahata, è un termine sanscrito che significa non colpito ed indica un suono prodotto da due elementi che non collidono tra di loro. Qualcuno lo traduce come non suono, un suono ma non suono, ovvero l'incontro tra il plesso cardiaco e quello polmonare, dove si incontrano queste due importanti funzioni che confluiscono senza ostacolarsi. Questo è il concetto che abbiamo indicato in precedenza
parlando di Akasha. Per comprendere l'importanza di questo chakra voglio citarvi quanto afferma un maestro indiano, Parvati Kumar, che nel libro della Danish edizione, con la quale sono stato in contatto anche per una mia vecchia traduzione, forse più di 20 anni fa, di un libro in inglese sulla saggezza di Pitagora, pubblicato da questa Danish edizione. Questo è un librettino molto piccolo che mi avevano inviato dall'India, che si chiama Sound, The Key and Its Application. A pagina 60 di questo librettino, Parvati Kumar ci spiega la differenza tra il suono anahata e il suono ahata. Ah, come sappiamo, è privativo, no? Dice testualmente: molti di voi sanno che il chakra del cuore viene chiamato anahata chakra. Anahata in sanscrito significa il suono senza il contatto di due oggetti. Anahata significa il suono prodotto, ahata significa il suono prodotto dal contatto di due oggetti. Quando noi parliamo, ecco quello che io sto facendo in questo momento, le corde vocali all'interno interagiscono tra loro per produrre il suono. Questo viene chiamato il suono ahata, il prodotto del contatto di due oggetti, quindi. Anahata significa il suono che non è il suono, come abbiamo detto prima, e quindi ahata, cioè significa che è un suono prodotto senza il contatto di due oggetti. Come è possibile? Si chiede Parvati Kumar. La differenza pertanto è tra il suono soggettivo, che è quello che noi pronunciamo, e il suono oggettivo, che è quello che rintracciamo dentro di noi. Ed è stato detto bene anche ieri questo concetto, il concetto del silenzio, il concetto di staccare la spina, il concetto del rapporto tra silenzio e suono. Rintracciamo dentro di noi, ovvero quando la mente va dentro per tracciare l'origine del suono. Com'è possibile dunque udire e comprendere la voce di anahata o nada? Nella voce del silenzio, Madame Blavatsky ci dà un'indicazione, affermando che, virgolette, chi vuole udire e comprendere la voce di nada, il tacito suono, deve prima comprendere la natura di Dharanai. Dharana è la concentrazione intensa e perfetta della mente sopra qualche oggetto interiore, accompagnata dall'assoluta astrazione di tutto ciò che appartiene all'universo esterno, al mondo dei sensi. È bello quando capita di notare, e sarà capitato anche a voi, che concetti così importanti vengono presentati anche in altre forme, in contesti diversi. Si comprende in tal modo, no? Comprendiamo in tal modo che hanno un'importanza oggettivamente trasversale, anche quando vediamo queste assonanze tra diverse culture, allora diciamo c'è qualcosa di importante, di vera. E ve ne faccio un esempio. Mi riferisco ad esempio a quando ha affermato Papa Francesco di recente in un articolo sull'Osservatorio Romano del dicembre del 2013. Testualmente dice: mi ha sempre colpito l'incontro del Signore con Elia, quando il Signore parla con Elia. Era sul monte e quando lo vide passare il Signore non era nella grandine, nella pioggia, nella tempesta, nel vento. Puntini. Il Signore era nella brezza soave. Questa è una citazione dal Libro dei Re. Nell'originale è usata una parola bellissima, continua Papa Francesco, che non si può tradurre con precisione. Era in un filo sonoro di silenzio, questo dice il Papa. Era in un filo sonoro di silenzio. Un filo sonoro di silenzio, così si avvicina il Signore, con quella sonorità del silenzio che è propria dell'amore. Questo concetto è strettamente legato a quanto vi ho detto in precedenza. E questo lo dico io, chiuse virgolette a quello che ho detto prima. Veramente, come dire, mi vengono un po' i brividi a leggere queste cose, non so voi, perché
al di là della religione che ognuno di noi professa, la vicinanza o meno, però sono cose oggettivamente importanti, valide, che non possiamo, se abbiamo l'avventura di saperle, no? E di leggere da qualche parte, riportarle, soprattutto quando si parla del suono. Andiamo alla prossima diapositiva. Come fare a non parlare dei mantra quando si parla del suono? E vediamo ora nel mantra cosa lega nella tradizione orientale il silenzio al suono. Mantra, come sappiamo, è un termine sanscrito che possiamo definire uno strumento del pensiero, in quanto deriva dal termine man, pensare, con il suffisso tra, che ha valore strumentale. Quindi, si intende quindi nel linguaggio sanscrito anche come formula. Nella lingua vedica significa anche inno, preghiera. Nella tradizione religiosa cristiana c'è ciò che possiamo dire corrisponde maggiormente all'idea di mantra, è la giaculatoria, il rosario, ecco questi elementi che conosciamo nella tradizione cattolica cristiana. La differenza è che il mantra però lo si rivolge all'interno del corpo di colui che lo recita, mentre le giaculatorie cristiane si affidano e invocano enti esterni e superiori. Penso che sia una bella differenza questa qua, no? Una differenza di prospettiva, di direzione. Le vibrazioni dei mantra quindi scaturiscono all'interno del nostro corpo, sono prodotte dalla nostra voce, ecco ci ricolleghiamo a quello che abbiamo appena detto, e dalla nostra mente, cioè vengono generati dentro di noi. Recitare un mantra è un fenomeno endogeno, attivo e creativo, sotto il nostro controllo e legato alla nostra volontà. Per quanto i mantra sono molto più efficaci e potenti rispetto ai suoni prodotti da strumenti e apparecchi vari. Questo lo possiamo comprendere perché il mantra viene dal nostro interno e noi dobbiamo produrre queste vibrazioni. Io mi sono appassionato del suono anche per questo, perché approfondendo i mantra, ma anche a livello sperimentale, ho visto che sono efficaci, che sono importanti. Om o Aum, cerchiamo di capire Om, Aum, qual è la versione giusta, che significano le due cose. Questo è anche detto il mantra dei mantra. È una sillaba sacra indecifrabile che viene pronunciata prima o al termine di una lettura dei Veda. La prima lettera, la O, è il dittongo di Au, quindi per questo Om, nella O c'è Au, quindi Om e Aum sono la stessa cosa. Ma adesso vediamo anche come si deve sillabare questo mantra. Per questo motivo la tecnica molto raffinata della pronuncia prevede la A, ma con un suono gutturale interno, la O e la M con le labbra socchiuse. Se il tempo non fosse il nostro Signore e Padrone, avremmo potuto anche ascoltare una pronuncia fedele di questo mantra di riferimento, no, con un link anche su internet. Non mi azzardo io a dirvelo, che sarebbe velleitario da parte mia assolutamente, però vi confesso che ho provato e nel mio piccolo ho visto che c'è qualcosa di efficace. Ma è un qualcosa che potete ovviamente agevolmente trovare anche su internet, selezionando, perché come ogni informazione su internet bisogna selezionare quello che troviamo. Non è possibile andare oltre in questo tema ed è molto complesso e ha implicazioni anche sugli effetti sul corpo umano, e questa è una cosa che a me appassiona molto, molto interessante, importante tra l'altro, e su quanto noi ricerchiamo da sempre, che è il raccordo armonico tra noi e quello che ci circonda. L'universo che è dentro e interno a noi. È appena il caso di rammentare noi stessi che il simbolo che compare nella posizione più alta del logo della società teosofica è proprio Aum. Quello è il simbolo, il mantra dei mantra, quello che vediamo in alto, in sanscrito. Andiamo avanti. Nel trattare il tema del rapporto tra musica e teosofia dobbiamo considerare anche la composizione settenaria dell'uomo. Vado veloce qui perché siamo tutti addetti ai lavori, quindi rammentiamo che il beneficio di noi tutti, oltre il quaternale inferiore, si compone dal primo principio. Andiamo avanti
Sì, si vede ora. Dal primo principio il corpo fisico, il secondo che sappiamo che ha una controparte più fine di quello chiamato doppio eterico, il terzo il prana, il principio di vita o vitalità, che tiene insieme i due. Il quarto principio è il kamarupa, importante o corpo del desiderio, e che è la sua natura astrale. Dopo viene manas, o mente. Poi abbiamo il ternario superiore che si compone, come sappiamo, del sesto principio buddhi, la sua intuizione, il settimo e ultimo è atma, la natura divina dell'anima che è inseparabile dalla natura di Dio. Perché ve l'ho letto di nuovo velocemente per lamentarvi a noi stessi? Perché la considerazione di base di questa costituzione settenaria dell'essere è che si compone, come sappiamo, di due elementi distinti ma interconnessi, lo spirituale e il fisico. È ovvio che quando noi leggiamo sopra, sotto, inferiore, superiore, sono solo termini non adeguati assolutamente alla composizione spirituale, dove non c'è né sopra né sotto, né destra né sinistra. E quindi il primo l'essere superiore spirituale è composto di questi tre principi aspetti, e l'essere inferiore, il quaternario fisico, chiamiamolo così, si compone in quattro principi. Andiamo avanti, perché tra i 7 livelli aspetti sopra indicati, il piano eterico ha, da una prospettiva teosofica, ma legata all'antica saggezza, si trasforma in un livello di cause che sono in stretto rapporto con il quarto grande piano causale. Questa peculiarità è dovuta alla capacità di funzionare da cassa armonica, sia per le percezioni di suoni che per la loro produzione e propagazione. È opportuno rammentare che suono equivale a parola, come abbiamo rammentato in precedenza. E questo è un aspetto che meriterebbe certamente un approfondimento maggiore, ma è preferibile continuare a comprendere nello specifico il rapporto tra teosofia e musica. Andiamo avanti. Proseguendo nelle analogie, possiamo allora aggiungere che la caratteristica del suono è quella di propagarsi a più dimensioni. Così, una volta emesso, si espande occupando tutte le parti, influendo simultaneamente sia sui sottopiani inferiori, solido, liquido, gassoso, che in quelli superiori, supereterico, subatomico, atomico, rispetto alla frequenza poi che ha di fronte e che incontra, che così ne acquista le caratteristiche. E non si ferma qui, attenzione. L'astrale e il mentale non sfuggono a questo campo di vibrazione armonica, quindi sono certamente coinvolti. Il nostro meccanismo suono-mente segue dei parametri legati al tipo di vibrazione, alla frequenza, all'ampiezza e alla direzione di propagazione. Solo per analisi, solo per comodità di analisi è possibile separare o meglio osservare l'acustica fisica dalla psicoacustica, di cui si è parlato anche ieri, almeno si è accennato. Andiamo avanti, perché il piano eterico, quindi, ecco, io sto andando, come vedete, un po' partendo da un discorso ampio fino a focalizzare, a fare un focus su un elemento. Adesso l'elemento è questo, che è molto importante. Il piano eterico è quindi considerato lo spazio della gamma uditiva, quindi ha una funzione fondamentale nel discorso nel lavoro, nella produzione del suono e dello spazio della gamma uditiva, che rappresenta appunto le diverse frequenze con cui si manifesta un campo vibratorio. Il campo eterico raccoglie quindi la gamma vibratoria e la suddivide per frequenze, che attraverso lo stesso campo eterico invia impulsi elettrici al corpo, che li traduce attraverso gli strumenti fisici predisposti, ovvero i sensi, skanda in sanscrito. È un discorso ovviamente complesso, dove ecco la bellezza, secondo me, di questa ricerca, dove lo spirituale, no, e lo scientifico si uniscono. Io sono molto felice che negli ultimi decenni finalmente ci sia stata una, come dire, togliere dalla marginalità la spiritualità rispetto alla scienza, no? E questo grazie alla meccanica quantistica, che ha dato delle indicazioni che quello che diceva Ermete Trismegisto, o che è attribuito a Ermete Trismegisto, è arrivato fino a noi, che tra l'altro quello che è in alto è come quello che è in basso per fare una cosa unica, e altro,
o che tutto è vibrazione, uno dei principi più mandano. Sono tutte cose che ritroviamo adesso man mano che la scienza si sviluppa. Diamo ora dei cenni molto sintetici su alcuni musicisti che hanno avuto un qualche rapporto con alcuni aspetti della teosofia, e mi scuso per la velocità, però ovviamente parlerò di qualcuno un pochino di più per ovvi motivi, però Scriabin, come sappiamo tutti, fu una delle figure più innovatrici e controverse tra i primi compositori moderni, il più conosciuto e rappresentativo tra i musicisti interessati ai temi esoterici e teosofici. E influenzato dalla sinestesia, si sforzò di correlare toni musicali e colori. Ecco, questo è un altro argomento molto affascinante che meriterebbe una trattazione a parte. Con sinestesia si fa riferimento a quelle situazioni in cui stimolazioni uditive, olfattive, tattili o visive viene percepite come due eventi sensoriali distinti ma conviventi. Possiamo certamente affermare che Scriabin è considerato il più grande musicista simbolista russo. Un altro potrebbe essere Gustav Holst, che fu un musicista influenzato dalla teosofia e dalla cultura fenomenica neurologica della sinestesia. Si realizza quando stimolazioni provenienti da una via sensoriale cognitiva inducono a delle esperienze simultanee e involontarie in un secondo percorso sensoriale e cognitivo, comprese anche in un'opera, lo troviamo in un'opera chiamata Savitri e diversi inni corali tratti da Rig Veda. Andiamo avanti, troviamo Cyril Scott, che è uno dei principali componenti britannici dei primi anni del XX secolo e soprattutto noto per aver scritto un brano per pianoforte, Lotus Land, che Franz Kreisler trascrisse per violine e tenne come uno dei pezzi favoriti nel suo repertorio. La gran parte della musica di Scott non è programmaticamente teosofica, ma egli si accosta alla sua arte da una prospettiva esoterica che lo rende uno dei compositori più autoconsapevoli. Sul piano teosofico. Egli ha pubblicato anche libri sull'esoterismo ed è stato partecipe a diversi movimenti ed interesse collegati con l'esoterismo. Velocemente andiamo un attimo su Mahler, su Gustav Mahler, che è un compositore sinfonico, fu un altro musicista influenzato dal pensiero teosofico, non fu mai un ebreo praticante e si convertì al cattolicesimo per ragioni pragmatiche. Egli fu spesso descritto come un agnostico, ma la sua produzione musicale mostra elementi vicini a un panteismo naturalistico con ascendenze nietzschiane, rappresentante per esempio del movimento della Sinfonia numero 3. E abbiamo Sibelius poi, che è morto nel 1957, fu un compositore musicale finlandese ispirato dal Kalevala, che è un poema epico finlandese. Praticò la Kabbalah ed ha descritto il suo processo di lavoro con la corrispondenza, con la composizione come una pratica che consisteva nello stare molto molto tempo e la musica avrebbe funzionato da solo. Le sue composizioni più note sono le 7 sinfonie e molte altre musiche, tra cui un quartetto d'archi, musica per pianoforte, musica corale, musica rituale sinfonica. Queste sono informazioni a portata di tutti, non sono su libri e testi speciali. Andiamo avanti perché l'ultimo, ma solo in senso cronologico, a questo dedico un pochino più di spazio ovviamente, in questa breve panoramica sui musicisti teosofi o che in qualche modo si sono ispirati o sono stati vicini alla teosofia, troviamo il fratello Renato De Grandis, un teosofo italiano nato a Venezia nel 27, molto conosciuto in Germania, dove aveva vissuto a lungo. La Società Teosofica Italiana lo ha già ricordato nel corso del seminario teosofico su arte e teosofia che si è tenuto a Grado nel settembre del 2012. Nel 1945 Renato, studente diciottenne, vinse il primo premio in un concorso di composizione indetto dalla radio italiana e nel 1953 vinse il primo premio nazionale d'Italia per la composizione. Nel 1959 si stabilì a Darmstadt, dove
dove visse per circa 20 anni, poi si trasferì a Bruxelles e ha scritto due opere, sinfonie, 12 sonate per pianoforte e altre opere. De Grandis è stata una figura eccezionale, ma atipica nel contesto della musica d'avanguardia della fine del XX secolo. La Frankfurt Allgemeine Zeitung lo ha definito un outsider dell'avanguardia, mentre l'enciclopedia musicale MGG Edizioni ha scritto che ha indicato la strada del teatro musicale europeo per decenni. Nell'87 De Grandis si decise di abbandonare la composizione e, tornato in Italia, si dedicò alla filosofia, alla poesia, alla pittura, all'insegnamento. Si interessò alla ricerca nella Kabbalah, buddismo, teosofia ovviamente, e negli anni '80 ha viaggiato molto, soprattutto nel sud dell'India. De Grandis quindi fu un membro attivo della sezione italiana della Società Teosofica. Tra l'altro fondò il Centro Internazionale per la Ricerca Teosofica di Cervignano nel Friuli, che continua a funzionare, almeno da quello che ho letto, e il presidente fa cenno di consenso su questa affermazione, continua a funzionare con successo ancora oggi. Ha scritto libri come Teosofia di base, Teosofia contemporanea, Teosofia, Abidame e così via. Inoltre ha pubblicato commenti al libro di Zian e La voce del silenzio della Blavatsky. Il fratello Renato è passato al di là del velo della materia nel 2008. Andiamo avanti, andando verso le conclusioni, ma non ci possono essere conclusioni in un tema così ampio, così importante, così vasto. Mi sarebbe piaciuto inserire anche bravi musicali, suoni, come ho detto, e altre cose, però non era proprio il caso perché non era opportuno. Bene, quello che ho cercato io di evidenziare in questa modesta relazione, ma fatta con lo spirito della ricerca, ripeto, ho solo portato alcuni elementi così, ma la ricerca è molto più ampia, molto più vasta, molto più interessante. Quindi con i limiti, come dicevo prima, del tempo, in estrema sintesi, nell'importanza del rapporto che la filosofia e la musica con i suoni, le vibrazioni, nell'armonia dell'universo, perché poi questo è il contesto della visione unitaria, che è l'elemento fondamentale, secondo me, tra i principi della società teosofica. Se non abbiamo una visione unitaria del mondo, non abbiamo contezza del rapporto e non possiamo neanche avere contezza del primo principio che ci indica la società teosofica, è quella della fratellanza universale. Se non si ha contezza dell'unità del mondo, non si può avere contezza, secondo me, della fratellanza universale. Le frequenze vibratorie all'origine della vita, la geometria sacra e le intuizioni della medicina per definire le terapie del futuro ritengo che formino una linea di percorso che unisce le origini dell'universo al presente che l'umanità sta vivendo e indica, se lo sappiamo riconoscere, le linee guida per il prossimo futuro. Andiamo avanti. Afferma Gianfranco Ravasi, un altro personaggio molto importante, in un convegno proprio di qualche anno fa, un convegno proprio Chiesa, Musica, Interpreti, un dialogo necessario, nell'udienza del 9 novembre del 2019. Testualmente ve lo riporto, sono 2 righe proprio, che rinforza quello che abbiamo appena detto. Esiste una coreografia musicale che accompagna la creazione, anzi le creature stesse sono una partitura musicale. L'armonia è nel creato e l'uomo la estrapola e la rende percepibile. Anche Boccadoro ieri l'ha detto, questo concetto, no? Tra le tante bellissime cose e suggestioni che ci ha dato. La musica quindi come un approccio ermeneutico, compartecipa alla creazione, ne costituisce elemento pregnante, non si riduce e non si cristallizza nella scrittura muta della partitura, dello spartito dei testi, ma si esprime nell'esecuzione, che è una realtà viva e sonora, che è movimento, vibrazione, quindi energia. Tutto ciò è ripreso dalla cultura più antica e tradizionale del passato.
Come abbiamo intravisto, la cultura vedica, come quella cinese e greca, la saggezza e la conoscenza spirituale dei maestri del passato ci hanno lasciato le loro intuizioni, le conoscenze, che unitamente alle comunicazioni intuitive del presente, se le sappiamo cogliere queste cose, ci indicano la via. Chiudo davvero con l'ultima diapositiva dicendo che se il percorso è quello giusto, tutto torna come il bianco e il nero, come ogni dualismo che si presenta e con la necessità del suo superamento, come tornano i principi ermetici e la persistenza dell'anima. Il fratello Jean Wolfgang Goethe nel 1827 nell'opera Dio e mondo con grande capacità di sintesi scrisse: per orientarsi nell'infinito, distinguer devi e poscia unire. Nessun essere può annientarsi del tutto. L'Eterno si muove in ogni cosa. Goethe, Dio e mondo, 1827. Vi ringrazio per l'attenzione.